Ben trovati a tutti e buongiorno, qui da Radio Rossonera il 19 aprile del 2024, un venerdì amaro, visto che quello che è successo ieri sera in Europa League. A Roma il Milan perde anche al ritorno 2-1 e viene eliminato dalla competizione. Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. La domanda è semplice per te e per tutti: come si è dormito? Si è dormito male, come se si è dormito poco e male, cioè perlomeno io, non so tanti altri, poi cioè ovviamente il calcio viene pesato nella vita di ognuno in maniera diversa, ci mancherebbe Chiaro. ci mancherebbe altro. Io ho dormito poco, ho dormito male perché cioè più penso come è arrivata questi eliminazione e più mi innervosivo, no, più penso Mm. come sei arrivato in Europa League rispetto alla Champions League e più mi innervosivo. Più penso come hai dovuto dare più peso all'Europa League che al campionato e più mi innervosivo, capito? Quindi, ogni pensiero che mi si creava era dettato da un pensiero che lo scalzava, che mi rendeva ancora più nervoso, ecco. Quindi, ehm, brutto uscire così, è brutto che il Milan sia stato praticamente cancellato da ogni competizione prima o poi, prima in campionato e in Champions League e poi anche in Europa League e quindi non lo so, non saprei cosa dirti Simo, cioè, No, è un certo. momento non facile secondo me. Ma proprio per questo motivo, dato che non è facile per tanti tifosi del Milan, ma non è facile nemmeno per noi, mettete mi piace per supportarci, quindi cliccate il pollicione all'insù, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per tutte le notifiche. Oggi vi risparmio screen di giornali, eccetera, insomma, ho la prima pagina, ma non farò nient'altro che questo. Detto ciò, Henry, Mh. eh, vabbè, sballo Roma, Inferno Milan e va bene, e ci siamo. Adesso giallorossa, Pioli trema, ma non è che devi tremare, cioè, finisce l'anno e va via, cioè non c'è niente da... cioè, le chiacchiere ormai stanno a zero, spero, perché cioè, non spero che per il fatto in sé, spero che non ci siano altre chiacchiere. Già ci siamo riempiti le orecchie di un anno di chiacchiere inutili per giustificare Tizio e Caio e Sempronio. Ce ne siamo proprio riempite le orecchie di chiacchiere e dei bisbigli della corte per salvare Tizio e per non urtare Caio. Quindi spero che quantomeno venga presa una decisione e anche in fretta, in frettissima, per giunta, perché se si vuole programmare l'allenatore a maggio devi sapere chi è. Ma cioè, per quanto mi riguarda dovevi sapere chi era il prossimo allenatore anche qualche mese fa. Sì, cioè io ho letto: "Il derby potrebbe non salvarlo, non bastare", adesso non mi cosa dovrebbe bastare? Cioè, cosa dovrebbe salvare il derby? Niente. Che ricordiamo, si voleva far passare per i soliti bisbigli della corte, perché poi c'è chi riporta, ma ci mancherebbe altro, ma c'è anche chi suggerisce all'orecchio, che si doveva far passare che il derby era una partita così, di passaggio. Sì. E Sì. adesso, vabbè, andiamo avanti. No, no, ma è tutto molto ambiguo e posso dire triste. Cioè a No, ti me posso dire, è molto da Milan degli ultimi anni, purtroppo. sì, ma è per quello che è triste per me. Cioè, è da Milan da ultimi anni, è da giochi di potere, è da giustificazioni, è da scuse su scuse su scuse, cioè è come cioè, quando succede una cosa devi creare 2 scuse per giustificarla e poi una delle 2 scuse devi trovare altre 2 scuse per giustificarla, cioè è una sorta di effetto a catena che hai ragione tu, è molto da Milan degli ultimi anni, è poco da Milan, punto, per quanto mi riguarda, e speriamo che le cose cambino. Cioè, Guarda, ogni è un tanto Milan mentre che negli ultimi anni è nato molto per tentativi, diciamo così.
si prova a far fare il dirigente a uno, poi a un altro. Vediamo se l'allenatore si è ripreso dopo la batosta dell'anno scorso. Ma proviamo a vedere se per caso, se cambiamo col dirigente e ne mettiamo un altro che in realtà non ha mai masticato di calcio, ce la facciamo. Proviamo ad affidarci a questa metodologia. Proviamo a giocare una stagione segnando un gol in più dell'avversario. Ma cosa siamo diventati? Un banco di prova, un test di laboratorio per dirigenti alle prime armi, per esperimenti per provare a vincere in maniera diversa. Non lo so, cioè, poi è ovvio che il proprietario decide e noi non siamo nessuno per dire che non deve fare così, ci mancherebbe, le decisioni sono le sue, e ci mancherebbe altro. Però non è, cioè, quello che è accaduto negli ultimi anni è poco Milan, per quanto mi riguarda, cioè, è un'altra cosa, è un'altra cosa. E io sono dispiaciuto perché, cavoli, non serviva tanto in più di diverso, non serviva tanto, cioè non è che questa non è una squadra da nono posto allenata da un allenatore che è uno scappato di casa e con dei giocatori terribili, con una dirigenza che non esiste, eccetera. Cioè, non serviva tanto, bastava correggere un po' il tiro in tante occasioni, bastava non fare proclami e fare i fenomeni in estate, bastava andare in campo con un po' più di umiltà, bastava riconoscere gli errori dell'anno scorso dal punto di vista sportivo e degli infortuni, cioè non serviva tanto, cioè questa non è una squadra scarsa, allo scatafascio, eccetera. Cioè, bastava poco e pur di inseguire il proprio, diciamo, il proprio io, le proprie convinzioni e pur di fare bella figura, sta bella figura che a una certa ce la metteremo via, la lanceremo nel cestino, pur di fare bella figura, hai messo da parte tanti aspetti fondamentali. Sta bella figura a una certa io spero che la butteremo nel water e tireremo l'acqua, perché chi se ne frega. Abbiam sbagliato e siam persone, oh, e basta. No, riflettevo su tutto quello che è accaduto negli ultimi anni mentre parlavi di cercare sempre di mettere più trucco possibile sulla faccia per mascherare le imperfezioni, invece di mostrarsi per quello che si è. A volte si sbaglia, cioè, come ieri si è sbagliato e si poteva alzare la mano, come in tante volte, da parte dell'allenatore e dire: "Scusate, ho sbagliato, è anche colpa mia, è colpa di tutti, ma in primis, visto che ci sono io in questo momento, dirigere la squadra è colpa mia, me ne prendo le responsabilità, da domani proviamo a lavorare per quantomeno non fare una brutta figura nel derby e vincerlo, per dare un minimo di sorriso ai nostri tifosi. Fine." Invece di ancora una volta la qualità e speravo che la squadra giocasse meglio, eccetera, eccetera. Ma l'allenatore è figlio del Milan in generale, che È vive chiaro. questo tipo di problemi come: "Oddio, oddio, oddio, adesso mi giudicano come qualcuno che ha sbagliato. Oddio, oddio, adesso chissà cosa pensano. Oddio, adesso faccio la figura di quello che non è adeguato. Oddio, oddio, oddio. Oddio, oddio, oddio", e poi i problemi alla fine arrivano, perché se non sei in grado di risolverli si accumulano, semplicemente. Sì, e Come soprattutto Simo, se dai più importanza a quello che viene detto e all'immagine che alla sostanza. Cioè, è questo il punto. Cioè, non ci siam sporcati le mani ultimamente per risolvere le cose. Ci siam lavati la faccia perché fosse bella alla vista degli altri. Cioè, ripeto, è molto poco Milan 'sta cosa, ma molto poco. Guarda, la cosa proprio principe di questo è proprio la questione infortuni, ma ne abbiamo parlato talmente tanto che probabilmente annoia. Ma alla fine dell'anno scorso, dopo che per il terzo anno consecutivo hai questa emergenza, ti siedi, prendi le decisioni che devi prendere, non che dici: "Incrociamo le dita e speriamo che quest'anno non accada nulla e nel caso diamo la colpa ai campi di Milanello." No, incroci le dita
No, lavori, prendi le decisioni e nel caso le cose vanno meglio, uguali o peggio. Ma invece noi andiamo belli tranquilli e sereni, dritti per la nostra strada, senza mai risolvere nulla e poi alla fine purtroppo si esce di qui, si esce di là e non si vince nulla. E il rammarico più grande, almeno parlo per me, è che da 2 anni a questa parte mi sembra che mi si stia sfuggendo dalle mani il tempo e la squadra. Mh. Una squadra che poteva portare a casa qualcosa negli ultimi anni e non ha portato a casa niente, se non una buona mezza dozzina di brutte figure, e che passa il tempo e ci siamo persi, anche una rosa che poteva portare a casa un po' di Sì, trofei. sì, forse stai un pochino dilapidando un gap "tecnico", tra virgolette, che ti eri creato, perlomeno nei confronti della Juve, che ne so, della Roma stessa, con tutto il massimo rispetto e anzi bisogna fare i complimenti a De Rossi Mh. e a ogni singolo giocatore della Roma per la partita che ha fatto per me. Perché non so se vi ricordate con Mourinho dal minuto 4 la Roma perdeva tempo e aveva tutti i modi e le possibilità Mh. per farlo anche ieri. Anzi, sarebbe stato, non dico furbesco e giusto sopra 1-0 dopo l'andata, ma sarebbe stato una mossa fattibile. La Roma ha giocato a pallone. In certi momenti meglio di te in 10 contro 11. E qui chiuderei il discorso sulla partita perché avremo tempo, credo, fino al derby per riparlarne. Però sì, cioè, sembra che tu stia dilapidando quel gap tecnico nei confronti degli avversari, con tutto il lavoro che avevi fatto per meriti di Pioli, per meriti di Moncada, per meriti di Maldini e Massara, cioè quella rosa che hai costruito lì, quel lavoro lì sembra che adesso stia un po', non so, si stia un po' sbriciolando, Mh. Ma guarda, la partita di ieri è esattamente il riassunto di quello che è stato un po' la ultimamente, ovvero invece di provare a risolvere quel paio di grossi errori che c'erano costati anche la sconfitta all'andata, li si è tenuti identici, ci si è girati dall'altra parte, li abbiam tenuti pari pari e abbiam provato a imbellettarci con una pseudo genialata che doveva essere Calabria dentro e Musa a fare l'esterno, perché ancora una volta dovevamo fare gli scienziati, perché non potevamo metterci in campo in maniera normale e regolare. Dovevamo mettere in campo Bennacer, per non so qual caspita di motivo e fargli fare l'ennesima brutta figura di un giocatore che non ne ha. Ci han venuto a fare ancora una volta quelli che si imbellettavano. E poi ma sicuro? Adesso oggi scarichiamo la colpa sui giocatori, domani la scarichiamo sull'allenatore, perché a quel punto dovremmo dire: "Non abbiam colpa di niente, andiamo avanti", come è sempre stato. vabbè, sì, cioè, ma io non metto in dubbio che, facciamo ipotesi, no, che è un'ipotesi anche concreta, se non cambia niente, se le cose restan così, però magari ci renderemo conto che importa tra una ventina d'anni quando ce lo ricorderanno. Però vabbè, facciamo finta, no, lunedì il Milan perde il derby, cosa ripeto alquanto possibile. Ehm, io mi aspetto che il capro espiatorio diventi Pioli. Sì, ma Me lo al aspetto, cioè, ma 100%. è il prossimo step. Ma qui, a furia di scaricare gli altri, perché prima scarichi i dirigenti precedenti e poi scarichi i dirigenti che arrivano e poi scarichi i giocatori tutto l'anno, perché anche oggi i big tradiscono, ma ormai vabbè chi se ne frega. E poi scarichi dopo i giocatori che hanno portato a questo, scaricherai l'allenatore e poi? Cioè, cos'è? Cosa facciamo? Ti autoscarichi. Eh, cioè a una certa finiscono le persone da scaricare: "Ah, è colpa lui, è colpa sua, è colpa di quello, è colpa di quell'altro." A una certa le scuse finiscono, le chiacchiere stanno a 0. Eh. Vabbè, sarebbe ora che il Milan tornasse a parlare di calcio e a fare calcio con persone che sanno fare calcio, ma speriamo di rivederle presto dalla panchina anche, perché ovviamente si aprirà, credo da martedì, poi in maniera principale il discorso prossimo allenatore,
Il prossimo allenatore però Simo deve essere uno e non c'è via d'uscita per quanto mi riguarda, cioè questa squadra se vuoi rilanciare questi ragazzi che hanno dimostrato che hanno bisogno un po' di una scintilla, perché così sono cioè l'elettrocardiogramma di tutti, fisico, mentale, carismatico è piatto, è Mh-mh. piatto. Da Teo su quello è vero, cioè a livello proprio di carisma, di responsabilità, elettrocardiogramma piatto. Teo, Leao, tutti, dal primo all'ultimo, nessuno escluso. Se vuoi ridare vita a questi ragazzi, responsabilizzarli e magari farli crescere dal punto di vista mentale, il nome 1 è Antonio Conte, fine dei discorsi, stop. Perché A non ti capita tutti i giorni che è libero, B caspita i colori sono il rosso e il nero, sei il Milan, devi puntare al meglio. Hai detto tutto tu. Henry, grazie. Ci Ciao. ritroviamo tra poco per Chiamina nelle 11 e poi via via tutto il resto della programmazione, tanto che 13 c'è Lancia, alle 16 c'è Pelle Rossonera. Ciao a tutti.